Alcuni addirittura l'hanno definita la cordina, il cordino. Fare un'elettronica da pista è relativamente semplice. Abbiamo montato un accelerometro, diciamo un'oscillazione normale. Quando lo blocco, vedi i picchi. Praticamente averlo indosso è assolutamente inutile. Il fatto che sia meccanico non vuol dire che sia meno performante, meno prestazionale o meno sicuro di un airbag elettronico. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Troppo spesso sento parlare in maniera abbastanza riduttiva, molto riduttiva, di quello che è il fast lock. Alcuni addirittura l'hanno definita la cordina, il cordino. Non hai paura che si inceppi il cordino? Allora, dentro il fast lock, ragazzi, c'è un concentrato di tecnologia veramente notevole. Ci sono circa 30 componenti. Dentro quello che sembra un piccolo accessorio c'è veramente tanta tecnologia che rendono quell'accessorio estremamente efficace. Ci sono anni di studio e una infinita affidabilità. Mi ripropongo di sentire in settimana una persona estremamente esperta di quel prodotto e, sperando nella sua disponibilità, vorrei farvi ascoltare dalla sua voce, da chi ha pensato, studiato, ideato, materialmente creato quel prodotto, dirvi la sua, spiegarvi il perché in quel prodotto c'è tanta affidabilità. Sperando nella disponibilità di Fabio, conto di andarlo a trovare quanto prima e portare direttamente lui sul canale e far dire da lui stesso le particolarità, le caratteristiche, la tecnologia racchiusa in questo piccolo accessorio. Ragazzi, come vedete, promessa mantenuta. In settimana ho avuto modo di sentire Fabio, che mi ha mostrato infinita disponibilità, e siamo qui perché voglio che sia lui stesso a spiegarvi le caratteristiche che da tanti sento un po' sminuire. Allora, lui è Fabio Colombo, CEO di Moto Airbag, nonché ingegnere, e colui che ha progettato, pensato, disegnato, fatto materialmente il fast lock, il quale all'interno ha una tecnologia pazzesca. Adesso passo la palla a Fabio, che vi mostrerà tutte le caratteristiche e la potenza che c'è in quell'oggetto che tanti definiscono cordino, che quando lo leggo mi viene quasi l'orticaria, perché definire cordino un accessorio indispensabile e salvavita come il fast lock, e adesso ripeto, Fabio vi mostrerà, dati alla mano, empirici, scientifici, quelli che è la tecnologia di quell'accessorio, vi renderete conto voi stessi di quanta tecnologia c'è in quel piccolo accessorio e del perché, forse arriverete anche a capire il perché io ad oggi indosso un accessorio meccanico al posto di un airbag elettronico che, a onor del vero, correggimi se sbaglio, voi producete. Sì, facciamo anche noi. Sì, anche noi ci vengono le macchie rosse quando ci parlano del cordino, paragonando il cordino al fast lock. Cioè, non è che se è meccanico non è tecnologico. Infatti adesso Fabio vi mostrerà quella che è la copertura, o meglio, qual è il riconoscimento degli incidenti tramite un'applicazione che adesso andremo a mostrare. Vi dicevo, Moto Airbag produce anche accessori elettronici solo per uso pista. Sì, allora il concetto è che bisogna capire quando parte l'incidente. Ci sono due sistemi, o un sistema meccanico affidabile che poi vediamo, e il sistema elettronico. In pista è molto semplice capire l'incidente, sono 3-4 casi sostanzialmente, quindi fare un'elettronica da pista è relativamente semplice. Però il problema non è la pista, il problema è la strada. Il problema è la strada, e l'elettronica da pista non va bene in strada. Adesso ci spostiamo da un'altra parte e vi mostriamo, dati alla mano, quello che stiamo cercando di dirvi a parole. Max, ti ho preparato 3 dispositivi, 3 trigger. Allora, questo è il classico cavo ad attivazione meccanica, questo è il sistema elettronico che noi facciamo, e anche questo è un sistema ad attivazione meccanica. Come capite, questi due sistemi non possono essere considerati uguali. Qui all'interno c'è un accelerometro che è lo stesso che abbiamo inserito in questa parte qua, solamente che è analogico. Il grande vantaggio di un sistema meccanico come questo è che non sbaglia praticamente mai. Lo svantaggio è che bisogna attendere questo tempo di allungamento, che è misurabile in millisecondi, però c'è. Il vantaggio del sistema elettronico è che all'interno è incredibilmente preciso, perché è presente un accelerometro, il quale capisce la posizione del pilota, diciamo quella che si chiama la terna triassiale, e attiva l'airbag nel momento giusto. Lo svantaggio in questo momento del sistema elettronico è che riconosce solamente gli incidenti che sono stati caricati e sostanzialmente ha una manutenzione più macchinosa, cioè ogni 30 ore bisogna ricaricarlo, quindi
è un impegno da parte del motociclista. Noi abbiamo sviluppato un sistema che si chiama Fastlock, che diciamo, ha preso il meglio del meccanico, cioè un sistema che ha un grado di affidabilità molto alto, ma abbiamo inserito l'accelerometro analogico, che è questo qui, che si vede qui, questo, che ha gli stessi parametri che ha qua, e poi ti farò vedere come l'abbiamo settato. Quindi in un prodotto solo come il Fastlock, e diciamo che il Fastlock è il mix tra meccanico ed elettronico. Ok, quindi ha preso il meglio di tutti e due. Il meglio di tutti e due. Ecco perché ci dispiace un po' sentire che chiamano questo cavetto. Ora volevo farti vedere, su questo Fastlock abbiamo montato un accelerometro e un giroscopio. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Per farti vedere come abbiamo fatto a settare l'accelerometro dentro utilizzando i dati che vengono registrati elettronicamente da questo sensore. Su questo Fastlock abbiamo inserito questo accelerometro che è anche un giroscopio, quindi collegato a questo sistema vedi che lui riconosce, cioè il Fastlock che riconosce la posizione nello spazio del giroscopio. Adesso passiamo all'accelerazione. Vedi, qua ci sono tutti i dati che vengono registrati, per cui quando mi muovo lentamente ho, diciamo, un'oscillazione normale. Quando lo blocco, vedi i picchi. Vedi? Allora, come vedi, quando si muove normalmente il segnale è molto basso. Quando ci sono i picchi, tu vedi i picchi di decelerazione che corrispondono a come è stato settato l'accelerometro, che rispetta i dati che noi abbiamo raccolto utilizzando con alcuni nostri tester l'accelerometro agganciato al Fastlock. Una volta che è stato settato l'accelerometro, questo componente non ha più senso di essere e quindi viene eliminato, ma la sensibilità rimane. Come vuoi vedere, l'accelerometro registra quello che succede all'interno del Fastlock, quindi reagisce per accelerazione, però l'accelerometro riconosce che il Fastlock a sua volta riconosce anche la disposizione nello spazio, quindi è come se all'interno del Fastlock ci sia la stessa terna triassiale che è contenuta qui all'interno. Quindi alla fine il Fastlock sostituisce completamente l'elettronica, però ha gli stessi parametri di settaggio. In questo modo ci togliamo l'elettronica, ci togliamo il discorso della ricarica della parte elettronica e la scrittura del software. Insomma, basta collegarsi alla moto e fa tutto lui. Quindi alla luce di quello che abbiamo spiegato adesso, potete capire come ci sentiamo quando sentiamo paragonare il semplice cavetto al Fastlock. Potete anche capire la differenza che c'è Sì, tra il riconoscere gli incidenti da un accessorio elettronico e un accessorio meccanico. Sì, allora, sì, anche. Sì, esatto, questa è la differenza. Diciamo che quello che vogliamo esprimere maggiormente è che questa, pur essendo meccanica, è altissima tecnologia di precisione, anche se non ha nessun componente elettronico. Anzi, il vantaggio è proprio perché non ha nessun componente elettronico. Che riconosce molti di più gli incidenti, come dicevamo prima, anche se lo ruoti, lo anche giri, se lui riconosce l'incidente del motociclista che sta andando in avanti, indietro, a destra, a sinistra, quindi non c'è bisogno di un sistema elettronico che faccia questo e riconosce tutti gli incidenti in ogni direzione e soprattutto a qualunque velocità. Ragazzi, mi auguro che questo video con le parole e le spiegazioni di Fabio vi siano arrivate forte e chiaro e vi sia ben chiaro il concetto di sicurezza dietro quello che tanti definiscono un cordino, ma che è un concentrato di tecnologia veramente, veramente inenarrabile. Tanta roba il Fastlock. E adesso capite perché io da anni ho preferito indossare un airbag meccanico al posto di un airbag elettronico. Per quel che mi riguarda, innanzitutto non devo più pensare a caricare un apparecchio prima di uscire di casa, l'ennesimo apparecchio, quindi carica il cellulare, carica soprattutto il drone, tu che c'hai carica le case, quindi dovrei caricare tutte le volte l'airbag. Mi dimentico bel tempo, cattivo tempo, sul caldo, col freddo, col sole, con la pioggia, l'airbag non mi ha mai dato problemi. Mi dimentico eventuali abbonamenti che tanti accessori elettronici richiedono. Mi dimentico di avere copertura, perché se la copertura GPS non c'è, l'airbag elettronico banalmente in alcuni punti come le gallerie o alcune gole è come se viaggiaste al buio, quindi può riconoscere l'eventuale incidente, che speriamo che non ci sia, ma potrebbe esserci, come no,
Con quello meccanico l'importante è ricordarsi di agganciarsi alla moto. La prima settimana che utilizzate l'airbag farete un po' fatica a ricordarvi di attaccarlo. Già dalla seconda settimana vi verrà talmente automatico che vi dimenticherete anche di averlo addosso. Adesso lascio a Fabio. Sì, è un po' come la cintura di sicurezza. Esatto, insomma. esattamente. Una volta che fate Però abitudine. il messaggio con il quale volevo concludere era che la tecnologia airbag è incredibilmente efficace. Elettronica, meccanica, cioè l'importante è che abbiate l'airbag, perché la protezione che offre un airbag è incredibilmente alta e la possibilità di chance è impensabile rispetto a un paraschiena rigido. Quindi prendetevi l'airbag, poi se motorbag meglio, però compratevi l'airbag. L'importante è comprarne uno. Ma ne compratene uno. Perché come vi diceva Fabio, è un airbag che è circa 7-8 volte più protettivo rispetto a un protettore classico. Il protettore classico, oggi come oggi, è come andare in guerra con una fionda. È semplicemente anacronismo più totale. Quindi la sicurezza, prima di tutto, a volte si spendono soldi per lo scarico, che per l'amor di Dio è bello e figo, però pensiamo prima a noi stessi. È un peccato, c'è una tecnologia incredibilmente efficace, ripeto, elettronico-meccanica, è veramente un peccato lasciarla nei negozi. Spero che l'intervento di Fabio sia stato più incisivo del mio sotto tanti punti di vista, sia dall'aspetto tecnico. Ovviamente i più smaliziati potrebbero dire cosa ti vuole dire, lui li produce questi prodotti, è normale che te ne parli bene. Allora Fabio, a dirvi la verità, è stato particolarmente soft, particolarmente cauto, molto col piede sul freno, perché è stato molto educato, tra virgolette, con i competitor. Io vorrei esserlo un po' meno, ma più che aggressivo vorrei essere più realista e rispondere a quelle tante persone che elogiano quello elettronico, snobbando o passando in secondo ordine quello che è l'efficacia del Fastlock estremamente meccanico. Vorrei portare semplicemente delle immagini. Ovviamente le immagini sono della MotoGP, dove si usa prettamente airbag elettronici. Come vi diceva Fabio, l'airbag elettronico ha un limite molto grande rispetto a quello meccanico, ovvero riconosce molto meno gli incidenti, perché riconosce una scivolata, riconosce una decelerazione, tanti altri incidenti non li riconosce, a differenza del Fastlock che li riconosce a 360 gradi. Immaginate la tecnologia che c'è su una tuta da pista ai livelli della MotoGP. Lì c'è il top del top del top. Beh, anche su quei sistemi elettronici c'è la fallibilità. E non sono io a dirvelo, ma sono le immagini che cercherò di montare sotto il mio parlato. Ci sono alcuni casi dove addirittura il pilota viene disarcionato dalla moto e l'airbag non si attiva. In altri casi una staccata particolarmente violenta fa attivare lo stesso airbag, impedendo di fatti al pilota che è ancora in sella di proseguire la sua corsa. Ci sono altri casi in cui l'airbag si attiva palesemente in ritardo. Praticamente averlo indosso è assolutamente inutile. Questo per riprendere le parole di Fabio. Questa, pur essendo meccanica, è altissima tecnologia di precisione, anche se non ha nessun componente elettronico. Il fatto che sia meccanico non vuol dire che sia meno performante, meno prestazionale o meno sicuro di un airbag elettronico. A prescindere da tutto, volevo concludere questo video con la raccomandazione che lo stesso Fabio ha dato a voi. Non è importante quale airbag andrete a scegliere, l'importante è che ne compriate uno, perché vedere nel 2025 chi indossa ancora protettori di plastica è veramente inaccettabile. Inaccettabile perché, come vi dicevo, di opportunità ne abbiamo una sola, dobbiamo tenercela cara. Mi auguro che questo video sia stato utile a tanti di voi, soprattutto nella scelta di quello che potrà essere un accessorio per voi. Mi auguro che questo video possa essere un'ulteriore chiave di lettura per quello che spero sia un prossimo accessorio che voi andrete a comprare, con cui vi andrete ad equipaggiare per voi stessi in prima persona. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video!